Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo iniziare l'avventura di OpenHub 5 così come avevo anticipato nel video precedente. Per fare un velocissimo riassunto, praticamente andrò ad installare OpenHub 5 su Docker, sullo stesso Raspberry su cui sta girando OpenHub 4. Uso Docker proprio per far sì che questo parallelismo possa avvenire senza nessun tipo di conflitto, in modo tale da tenere totalmente separate le due installazioni, e andrò avanti con l'installazione di OpenHub 5 andando a installare gli aggiornamenti che man mano usciranno, quindi diciamo le versioni milestone che usciranno prima della versione stable, cercando di tenere il più possibile aggiornata appunto l'installazione con la configurazione attuale di OpenHub 4. Quindi iniziamo questo nuovo viaggio insieme e andiamo subito ad installare OpenHub 5 con Docker. Eccoci alla schermata PC e come prima cosa ovviamente dobbiamo installare Docker sul nostro Raspberry o sul nostro PC o server su cui vogliamo fare questa installazione di OpenHub 5 con Docker. Io ovviamente ce l'ho già installato, però per chi dovesse installarlo semplicemente basta andare su docker.com, get started, poi si va in basso, si va a cercare container runtime, si clicca su download Docker Engine in modo tale da andare sulla documentazione, si clicca su Docker Engine Installation e qui abbiamo tutte le istruzioni per installare appunto Docker Runtime in funzione del nostro sistema operativo. Per quanto riguarda Windows bisogna installare per forza Docker Desktop, che è da un'altra parte nella documentazione, perché appunto Windows ha tutto integrato all'interno di Docker Desktop. Su Linux invece è possibile installare semplicemente il runtime Docker da linea di comando. Fatta l'installazione di Docker, passiamo al Raspberry e andiamo a scaricare l'immagine di OpenHub 5, ne creiamo il container e lo configuriamo per appunto il nostro sistema. Apriamo il sito di OpenHub, andiamo su download e come vediamo dalla scelta che ci offre la pagina di download scegliamo il sistema operativo, la versione milestone che è è la versione un pochino più stable della snapshot, che è una versione praticamente giornaliera. Siccome io voglio fare dei test su una versione un pochino stabile che poi diventerà effettivamente quella stable, preferisco utilizzare la milestone e andare a aggiornare solo ogni volta che uscirà una nuova versione di milestone. Adesso siamo alla milestone 1 che è uscita a febbraio 2025. Ovviamente se vado a installarla su Docker devo selezionare Docker, se scelgo Raspberry Pi la vado a installare nella versione standard e non containerizzata su Docker. Quindi io clicco su Docker e qui ho le istruzioni per l'installazione. Passiamo al Raspberry e prima cosa entriamo come amministratori, verifichiamo che Docker sia installato lanciando un comando tipo docker ps che ci fa vedere i container eventualmente già in esecuzione. Seguiamo quindi la documentazione che ci dice di aggiungere dei gruppi e degli utenti al nostro sistema. Io questa cosa l'ho già fatta, quindi non la faccio, semplicemente vanno eseguiti questi comandi e poi bisogna creare il container utilizzando le opzioni di configurazione che più ci interessano. Quindi il comando è sempre il solito docker run, il nome del container, il fatto di esporre tutte le porte del container direttamente sull'host, questa è l'opzione net host che io non uso perché preferisco esporre le porte singolarmente. I volumi, questi sono volumi read-only che servono semplicemente per gestire l'orario e il fuso orario correttamente nel container Docker, uguale a quello del sistema operativo, e poi abbiamo i 3 named volumes che sono add-ons, conf e user data. Li abbiamo già visti in altri video in cui ho fatto vedere la configurazione di OpenHub su Docker. Il flag melody che lo fa diventare un daemon, quindi parte in background.
Restart Always permette al container di essere in automatico riavviato nel caso in cui venga interrotto per qualche motivo, e poi abbiamo l'immagine e relativa versione. Quindi in questo caso noi andremo ad installare la 500M1, quindi la prima milestone di OpenHub 5. A questo punto mi copio il comando su Notepad, faccio le relative modifiche, semplicemente tolgo la rete, vado a mettere il "-p" per esporre la porta, in questo caso mettiamo la 1.8080 sull'host sulla porta 8080 del container. Non posso mettere sempre la porta 8080 anche sull'host perché è già usata da OpenHub 4, quindi in questo modo il mio OpenHub 5 sarà raggiungibile sulla porta 1.8080. Il resto direi che va tutto bene, quindi posso copiarmi questo comando, andare sul Raspberry, incollarlo e mandarlo in esecuzione. Scusate, ma ho sbagliato, non ho messo lo slash per continuare il comando con gli a capo. Ricopiamo e via. Adesso dovrà scaricarsi l'immagine perché è la prima volta che la uso, e poi creerà il container. Ok, operazione completata con successo. Docker PS dovrebbe farmi vedere anche il container di OpenHub mappato sulla porta 1.8080. A questo punto, andando sulla porta 1.8080, dovremmo raggiungere l'OpenHub 5. Ovviamente adesso starà facendo la prima installazione, quindi ci andrà del tempo, però comunque già risponde. Possiamo vedere i log. E come vedete sta facendo le operazioni di prima installazione. Adesso dobbiamo attendere qualche minuto e l'interfaccia verrà su. Ed eccoci qua. Siamo alla prima configurazione della nuova istanza di OpenHub. Non farei nulla perché alla fine farò un restore del backup del mio attuale OpenHub 4 per far sì che OpenHub 5 parta dalla configurazione di OpenHub 4. Bene, per questo veloce video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto, quindi velocemente perché l'ho già fatta vedere in altri video, l'installazione di OpenHub 5 Milestone 1 utilizzando container Docker in parallelo all'istanza OpenHub 4 già in esecuzione sullo stesso Raspberry. Ricordo solo che OpenHub 5 è compatibile con i sistemi operativi a 64 bit, quindi solo il Raspberry 4 può essere utilizzato, o ovviamente il Raspberry 5, con un sistema operativo caricato sopra 64 bit. Ci vediamo quindi al prossimo video per proseguire con l'installazione e il ripristino del backup della versione 4, in modo tale da avere un punto di partenza per OpenHub 5. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!